Le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Creta come una delle mete del mio viaggio sono molteplici. È come se la Grecia fosse sempre stata nel mio destino, ma le nostre strade non si fossero mai incrociate. Al richiamo della Grecia sono legati ricordi di persone che facevano parte di una mia vita precedente, ormai lontana. Ospita inoltre uno dei trekking più impegnativi al mondo, la Cretan Way, 500 km che attraversano l'isola da Kissamos fino a Kato Zakros, seguendo una parte del leggendario sentiero europeo I4. È come se Clotto, la dea greca del destino che tesse il filo della vita, avesse intrecciato il mio percorso con quello dei cammini europei sin dal 1983, anno della nostra comune nascita. Ci sono i richiami al Mediterraneo poetico e malinconico di Gabriele Salvatores e alla sua tetralogia della fuga. Punto di partenza è la città veneziana di Lacanea, dove ho raccolto le ultime informazioni per affrontare questo viaggio. Ho comprato The Cretan Way, la guida scritta da Luca Gianotti, nuove scarpe, una mummia per isolare il sacco a pelo, una maca e fatto tesoro dei consigli della titolare che aveva già percorso questo trekking. Il sentiero davanti a me è ignoto, ma ogni fibra del mio corpo freme per lanciarsi in questa nuova avventura. Nella mia immaginazione, Creta rappresenta la sintesi fra la vera Grecia dell'entroterra continentale e le suggestive isole delle Cicladi. Le prime 4 tappe si snodano lungo il versante occidentale dell'isola, che custodisce le spiagge più belle, a partire dalla laguna di Balos per continuare costeggiando Falassama e della Fonissi, fino a concludersi a Paleochora. La laguna di Balos è stato un impatto sconvolgente con la bellezza di Creta. Un nastro di sabbia che separa 2 specchi, uno bianchissimo, dove sembra di camminare sull'acqua, l'altro di un blu impenetrabile. La generosità degli abitanti di Creta sarà una costante che veglierà sul mio viaggio. Fatta di tanti piccoli aneddoti, come quando un contadino che parlava solo greco mi ha fatto segno di aspettarlo per poi ricomparire da una serra porgendomi una manciata di pomodori maturi, che mangerò così, sconditi e dolcissimi, sotto un ulivo poche centinaia di metri più avanti. Il monastero di Chrissos Kalitissa, incastonato su un piccolo promontorio, è il punto di partenza ufficiale, o meglio, quello di arrivo, visto che ho deciso di percorrere la Cretan Way al contrario.
Da qui iniziano sbiaditi segni da seguire, ma presto scopro che i sentieri saranno tutti da inventare, anche per arrivare a Della Fonissi, col suo lembo di sabbia rosa che sembrava quasi irreale. Questa prima parte non è stata facile come le immagini raccontano. Piogge improvvise, vento fortissimo, recinzioni continue che bloccavano i sentieri. Ma sono sempre stato ripagato da quello che quest'isola iniziava ad offrirmi. Paleociora è stata la mia ultima tappa in questa prima parte, affollata di intime taverne che si affacciano su vicoli che corrono paralleli alla costa. Un dedalo di vita mediterranea tra mare e case bianche. Lasciata Paleociora, la quinta tappa è ancora una volta lungo la costa, in compagnia delle immancabili capre, per poi puntare, nelle tappe successive, l'entroterra e risalire fino a Pacnes, la vetta più alta delle Lefkaori, le montagne bianche. Un percorso che attraversa gole e vallate nascoste, dove il paesaggio muta continuamente davanti agli occhi. Dalle spiagge battute dal vento a verticali pareti calcaree, dalle foreste apparentemente impenetrabili agli altopiani coltivati. La tappa da Paleociora a Sugia è breve e semplice, il cielo è limpido e la camminata lungo la costa si rivela una gioia per i sensi. Attraverso un costone di roccia per poi scendere verso le antiche rovine di Lissos. Lissos non è semplice da raggiungere via terra, ma ripaga sicuramente la fatica. Una baia nascosta fra pareti rocciose con una spiaggia cristallina e una piccola chiesetta bianca. Un luogo perfetto per stendere la mia amaca. L'ascesa verso gli altipiani al centro dell'isola inizia risalendo la spettacolare gola di 7 km di Agia Irini. La vegetazione è a dir poco lussureggiante, con i profumi della salvia e dei ginepri che riempiono l'aria. Alla fine della gola, il paesaggio si trasforma ancora, aprendosi in vallate alpine che in alcuni tratti mi lasciano a bocca aperta per la somiglianza con le mie Dolomiti. Il panorama è dominato da rocce calcaree bianchissime punteggiate di verdi abeti, che mi conducono all'altopiano di Omalos. Lasciando l'altipiano e salendo verso le montagne, il percorso sterrato è lungo e impegnativo, ma regala viste mozzafiato sulla gola di Samaria. Mi inoltro attraverso le Letkaori, letteralmente pietra d'oro.
Attraversare la regione collinare tra le Lofca-Ori e Psiloritis è un viaggio che svela l'anima più autentica dell'isola. A Schifu è un altopiano racchiuso da montagne dove i pastori sorvegliano ancora le loro greggi. Si prosegue verso il villaggio quasi disabitato di Kallikratis. Il paesaggio si fa aspro e selvaggio, con gole profonde e sentieri che si snodano tra muretti a secco e ulivi secolari. Prima di iniziare a salire verso il monte Ida, si attraversano infine Geraccari e Forforas, intervallati da dolci pendii coltivati e piccole foreste di macchia mediterranea. Raggiungo il campo base dove ho dormito, raccolgo le mie cose e inizio a scendere. Il sentiero è ripido fra bellissime rocce di quarzo. Arrivo quasi subito sulla strada sterrata usata dai pastori che mi conduce ad Anapoli. Potrei fermarmi qui, ma mi rimetto in viaggio per Olas Fekjon. Purtroppo gli ultimi chilometri sono tutti sull'asfalto seguendo la strada costiera, dato che la vecchia mulattiera è davvero in pessime condizioni. Il mare ancora una volta è solo una breve parentesi. Risalgo la gola di Imbros, uno stretto canyon di 8 km che si snoda fra le montagne di Sfakia, con pareti rocciosi verticali alte 300 metri. Le rocce calcaree variano dal grigio al bianco, intervallate da una vegetazione mediterranea di origano e timo selvatico che si insinua fra le fessure delle pietre. Raggiungo alle 3 del pomeriggio la taverna di Nectarios Tsitiridis, dove non c'è menù e si può assaporare una cucina dominata da sapori semplici e genuini. Complice l'assenza di altri clienti, passo il pomeriggio aiutandolo a sgusciare tegoline e lui ricambia con una bottiglia di raki. Fra queste vallate dove la vita fluisce immutabile, mi rendo conto di essermi riappropriato del tempo. Sono lontani i giorni in ufficio a Milano, quando il tempo non bastava mai e il tramonto arrivava sempre troppo presto. La mulattiera che scende da Schifo a Callicratis, ormai abbandonata e quasi dimenticata, è un percorso spaccapiedi di sassi sconnessi e appuntiti, dove il tempo ha lasciato il suo segno rendendo ogni passo un martirio. Ad Asia Gonia, ancora una volta l'ospitalità cretese mi dimostra la sua accoglienza. In un bar ordino una semplice colazione per vedermi portare, oltre al cappuccino, frutta, dolci con il sesamo e yogurt greco con il miele di timo. Chiedo spiegazioni e il titolare mi dice che è tutto offerto dai pastori del villaggio seduti sul tavolo a fianco al mio. Ringrazio e riparto con tutta l'acqua che sono in grado di trasportare, prima di perdermi ancora una volta fra queste colline che sembrano l'Umbria o la Toscana.
La prossima tappa è Spili, uno dei villaggi più belli e posto al centro dell'isola. A Kissos mi fermo su una suggestiva piazza che domina la valle percorsa ieri per mangiare un piatto di dakos. Un connubio di viste e sapori mai più dimenticati. Un paio di giorni di cammino mi separano da Forforas, alla base del Monte Ida, la cima più alta di Creta. Devo affrontare 2100 metri di dislivello in un solo giorno, su un sentiero incerto fra foreste di querce da sughero e pietraie, con lo zaino che supera di slancio quota 30 kg, di cui 9 solo di acqua, a causa della mancanza di insediamenti umani e sorgenti per i prossimi 2 giorni. In assoluto la prova più impegnativa da quando sono partito 2 mesi e mezzo fa. Per raggiungere la vetta ho impiegato 8 interminabili ore, con la fatica moltiplicata dallo sforzo dato dal peso eccessivo dello zaino. In cima mi attendevano 3 simpatici ragazzi di Dortmund saliti dal versante di Heraklion. Quattro chiacchiere con loro per dimenticarsi della stanchezza e mentre si affrettavano a scendere, io iniziavo ad esplorare la chiesetta e ragionare su come accamparmi per la notte. Con la conquista del Monte Ida si è conclusa la prima metà di questa odissea cretese. Ad attendermi tra pochi giorni ci sarà Alberto, conosciuto in Patagonia sulla via per il Fitzroy e che mi affiancherà nelle prossime 2 settimane. Giusto il tempo di godermi lo spettacolo di tramonto e alba che è ora di rimettersi in marcia. Alberto mi attende a Kato Asites, sull'altro versante di Psiloritis. Da lì, attraversando antichi villaggi, arriveremo a Knossos, cuore della civiltà minoica. La discesa da Psiloritis è stata tosta almeno quanto la salita, perché è affrontata dal versante meno battuto, con diversi passaggi tecnici resi al limite del proibitivo dal peso dello zaino.
Grande tensione nervosa, ma con sangue freddo ed esperienza ho letteralmente portato a casa la pelle anche questa volta. Lasciato Zaros e risalita l'omonima gola, sono rimasto incantato dalla foresta di Dasos Rova. Un autentico paradiso incontaminato, circondato dalle montagne e quindi nascosto alla vista. Dove i pastori hanno costruito spartani rifugi in pietra. Pochissimo tempo per riposare ed è ora di rimettersi in marcia verso l'osservatorio di Giorgeri. Prima di scollinare dal lato opposto verso Cato Asites, con la piana di Eraclio che si apriva davanti a me. Sapevo che c'era Alberto ad attendermi presso l'hotel che avevamo prenotato. E una volta arrivato il titolare mi ha subito offerto mezzo litro di vino cretese per ristorarmi. Creta non poteva presentarsi in modo migliore ad Alberto, con feta e polpette di ceci, funghi ed agnello. La strada bianca verso Kiparissos ed Arcianes è stata, tanto per cambiare, spettacolare. Il paesaggio cambiava ancora una volta, con coltivazioni di ulivi e vigneti a ricoprire colline dolci. A cena siamo finiti quasi per caso alla taverna di Yannis, che offre vino a volontà e che sicuramente ha aiutato a rompere il ghiaccio con le 3 ragazze greche sedute a fianco a noi. Ci hanno raccontato di essersi trasferiti a Creta per fare le insegnanti in un liceo Eraclion ed erano letteralmente sconvolte dal racconto del mio viaggio e dall'idea che avessi abbandonato il lavoro da manager a Milano per perdermi fra i brulli pascoli di Creta. In fondo le capisco fin troppo bene. A 30 anni non ero certo diverso da loro. La vicinanza con il famoso palazzo di Knossos ci ha suggerito una deviazione turistica non pianificata. Sono i vantaggi di viaggiare in questo modo. Poter scegliere giorno per giorno la meta, fermarsi dove si sta bene, lasciare ciò che non fa per noi. Lasciato Arcianes ci attendeva il terzo e ultimo massiccio di Creta, Spati, e prima ancora il bellissimo altipiano di Lasiti. Il percorso da Castelli a Istro attraversa un paesaggio che dalle fertili pianure di Lasiti, circondate da morbide colline punteggiate di mulini a vento, conduce a ripide pendici montane ricoperte da foreste di querce e pini. Da qui il sentiero scende prima a Males e poi verso la costa, attraversando gole strette e panoramiche, terrazze rocciose e antichi sentieri di pastori, fino a raggiungere Istro, con le sue baie cristalline incastonate tra promontori e spiagge di sabbia dorata. In Alberto ho trovato non solo un ottimo compagno di viaggio, ma un agguerritissimo giocatore di carte, e così i momenti di ozio al termine di ogni tappa si sono trasformati in sfide all'ultima scopa. Fin dai primi giorni, la Cretan Way ha mostrato ad Alberto che i suoi meravigliosi paesaggi si devono conquistare aprendosi la strada fra i canneti, guardando ruscelli e cercando di interpretare le enigmatiche indicazioni che Gianotti, l'ideatore di questo trekking, ha lasciato sul suo libro e che ci conducevano immancabilmente su sentieri che si perdevano fra le nostre imprecazioni.
Al monastero di Agaratos un prete greco ci ha offerto un caffè e io ho ricambiato con i biscotti che avevo comprato in paese. Ha subito esclamato qualcosa in greco che ho tradotto con un'app. Italiani greci, una faccia, una razza. Dopo aver risalito un'antica mulattiera militare che zizzagava sul versante occidentale di Lasiti, si è aperta davanti a noi un'incredibile piana a 800 metri d'altitudine. All'alba lasciavamo alle nostre spalle una tenue nebbia stesa sull'altipiano, mentre ci avventuravamo verso il versante orientale dell'isola, non prima di attraversare l'ennesima perla nascosta fra le montagne. La discesa sul versante opposto si è rivelata ancora una volta impegnativa, lungo ghiaioni senza alcuna traccia per orientarsi e con lo zaino a fare da airbag quando sono finito gambe all'aria, per fortuna senza troppe conseguenze. La foresta di Kraustas si distingue per il verde intenso dei pini e la freschezza dell'aria, resa balsamica dal profumo di resina. È situata nella parte più stretta dell'isola, sospesa fra l'Egeo e il Mar Libico. Arrivati a Prina, dove sarebbe ufficialmente finito questo segmento dell'Ifor, abbiamo optato per sfruttare la vicinanza al mare e ci siamo affidati all'autostop. Un paio d'ore di relax sulla spiaggia era quello che ci voleva prima dell'immancabile visita alla migliore taverna della zona. Il marito della titolare dell'albergo è stato così gentile da accompagnarci fino a Prina, da dove ci siamo rimessi in marcia verso Monaschiri, lungo la dorsale dell'isola e attraversando monasteri e villaggi abbandonati. Qui la natura, segnata dal caldo implacabile, si fonde con le tracce di un'antica vita agricola, ora ritirata, lasciando spazio a paesaggi che raccontano storie di resistenza e abbandono dove la quiete regna sovrana. Nel cuore dell'est di Creta, una terra bruciata dal sole, i villaggi abbandonati emergono solitari tra colline brulle, ricoperte di ginestre e oleandri selvaggi, fino a Katozzakros, dove finalmente il Mediterraneo si spalanca davanti a noi. Lo strappo per salire a Monastirachi è arrivato al termine di una giornata caldissima, ma siamo stati ripagati con una cena mozzafiato sul golfo di Mirabella. Alle nostre spalle si stagliava nel cielo l'imponente Agorge, con la sua iconica forma a V formata da pareti alte 300 metri. Il sentiero per risalirla, fra oleandri e facili cengi rocciose, è stato molto bello da percorrere, così come trovare la solita taverna pronta a rifocillarci.
Arrivati a Oreino in pieno pomeriggio e belli cotti per il sole che a fine giugno inizia a picchiare, con un po' di faccia tosta abbiamo scroccato un passaggio all'ennesimo Iannis. Non ci lasciamo nemmeno più intimorire dai sentieri costantemente interrotti da cancelli guardati a vista da minacciosi cani da pastore. Ne abbiamo affrontati talmente tanti che non ci facciamo quasi più caso. Ormai in vista di Cato Zacros abbiamo affrontato l'ultima gorge, un'esplosione di natura rigogliosa che si apriva davanti a noi, con le pareti rocciose che scivolano verso il mare e la vegetazione lussureggiante che sfida la durezza del paesaggio. Arrivare a Cato Zacros è stato emozionante, vuoi per l'ultima impressionante gola, vuoi per le rovine del palazzo minoico del 1900 a.C., ma soprattutto perché completare questo trekking mi ha portato a spostare in avanti i miei limiti. A ripagarci di tutti questi sforzi c'era una fantastica cena offerta da Massimo, che ricorderete dal capitolo di Santiago. Ma davvero credete che mi sarei fermato in quel paradiso? Sono ripartito già la mattina dopo, perché perdersi lungo la costa del Mediterraneo, dopo aver affrontato un viaggio come questo, era l'unico premio che conoscevo per continuare a sentirmi così vivo.